Gli anni 90. Questo decennio è pieno di eventi rilevanti, quindi partiamo subito. Nel 1990 un tizio di nome Schnorr brevetta un tipo di firma a curva ellittica. Non entreremo nel dettaglio perché è piuttosto complesso, ma vi basti sapere che con questo sistema si possono aggregare, sommare delle firme digitali. Questa funzione è molto importante per lo sviluppo di Bitcoin e verrà utilizzata per l'implementazione di Taproot, argomento che tratteremo poi in futuro. In realtà queste firme potevano già essere utilizzate nel 2008 perché il brevetto era scaduto, ma Satoshi Nakamoto preferì affidarsi ad un algoritmo meno efficiente chiamato Exda, che non permetteva questa aggregazione di firme. Però aveva di buono che era un algoritmo solido e testato, a differenza di Schnorr che era appena stato liberato dal brevetto e non era ancora stato testato a sufficienza. Nel 1991 Zimmerman crea PGP, Pretty Good Privacy, che sostanzialmente è un sistema basato su chiave pubblica e privata per scambiarsi messaggi crittografici. Per farvi un esempio, io posseggo una chiave pubblica e una chiave privata. La pubblica la posso pubblicare ovunque nel mondo, in modo che tutti la conoscano, mentre la privata me la conservo gelosamente. Se una persona vuole mandarmi un messaggio e vuol far leggere solo a me il contenuto, scrive il messaggio, lo cripta con la mia chiave pubblica e me lo invia. Chiunque intercetti il messaggio non potrà leggerne il contenuto. Solo io che posseggo la chiave privata posso decriptarlo e leggerlo. Nello stesso anno, due studiosi pubblicano un paper intitolato How to Timestamp a Digital Document, in cui spiegano come dimostrare l'esistenza di un documento in un determinato periodo di tempo. Questo documento verrà citato nel white paper di Bitcoin. Vi faccio un piccolo inciso, ragazzi. Lo so che tutte queste informazioni sembrano noiose e inutili, ma quando approfondiremo Bitcoin vi renderete conto che le ritroveremo tutte. Bitcoin è l'insieme e la rielaborazione di tutte queste cose che vi sto elencando. Vi dico questo solamente per cercare di farvi comprendere la complessità e lo studio che ci sono dietro questa tecnologia e la fatica che ci è voluta per arrivare al risultato finale. Ora basta pipponi e andiamo avanti. Nel 1992 un gruppo di attivisti esperti di crittografia fondano il movimento Cypherpunk, con lo scopo di attuare una rivoluzione non violenta sfruttando appunto la crittografia per difendersi e allo stesso tempo per aiutare tutti a difendersi dalle ingerenze dello Stato. Facevano parte di questo movimento molti personaggi di spicco nell'ambito informatico, come il principale developer di Tor, oppure Adam Beck, del quale parleremo più tardi, o Al Finney, altro personaggio fondamentale per Bitcoin, ma anche giornalisti come Julian Assange, oggi in carcere per aver rivelato alla stampa i brutali crimini di guerra compiuti dall'esercito americano. Nel 1993 uscirà il Cypherpunk Manifesto, che raccoglierà gli obiettivi e le motivazioni di questo movimento. Questo movimento fu protagonista in questi anni della Cypher War contro il governo degli Stati Uniti, che dichiarò illegali i sistemi crittografici e i software di crittografia, perché, a detta sua, erano come armi e quindi ne vietò l'utilizzo e la trasmissione. Sostanzialmente il governo rese illegali dei numeri. In risposta i cypherpunk stamparono su delle magliette delle stringhe numeriche crittografiche e iniziarono a attraversare le varie frontiere. Ovviamente pochi ne compresero lo significato, ma di fatto loro stavano infrangendo la legge perché stavano esportando crittografia. Che storia curiosa, vero? A seguito poi fecero anche una battaglia legale che vinsero e il governo ritirò la legge. Non voglio dire cavolate, ma Adam Beck fu anche arrestato per questo, ma non ne sono sicuro, quindi prendetelo con le pinze. Il 1992 è un anno importante anche per Internet, perché nasce il protocollo HTTP, che fondamentalmente è il web per come lo conosciamo oggi. Saltiamo al 1996, quando nacque eGold. Il suo scopo era quello di ritornare ad un'economia basata sull'oro, ma che in qualche modo doveva essere trasportato digitalmente, perché come sappiamo l'oro è difficile e rischioso da trasportare e soprattutto l'era di Internet stava esplodendo e quindi c'era l'esigenza di renderlo digitale. I due inventori crearono una società che comprava oro fisico che teneva segregato in delle cassaforti e rilasciava assegni digitali di pari controvalore quando venivano richiesti. Questi assegni potevano essere scambiati liberamente e avevano un controvalore in oro fisico depositato in una cassaforte.
Praticamente è più o meno quello che fanno le stablecoin con i dollari o Paxgold con l'oro, ma in maniera più centralizzata rispetto ad oggi. Anche se ancora oggi USDT e Paxgold sono comunque centralizzate, non prendiamoci in giro. Purtroppo questa idea non piacque al governo, che fece chiudere la società e i due fondatori ebbero delle conseguenze legali pesantissime perché minacciavano il sistema monetario. Bene, è arrivato il momento di parlare di Adam Back. Siamo nel 1997 e questo signore crea Hashcash per cercare di levarsi dalle scatole tutte le mail di spam che già allora riempivano le caselle della mail della gente. Per spiegarvi Hashcash dobbiamo capire come funziona il blocco dello spam nelle mail. Le nostre caselle di posta sono gestite centralmente dai vari Google, Tiscali, eccetera, eccetera. Questi server creano delle liste che semplificando possono essere black, ovvero dove ci finiscono tutti gli indirizzi già riconosciuti come spam, oppure white, dove ci sono gli indirizzi che non avete segnalato oppure quelli a cui avete risposto diverse volte. In questo modo lo spam non viene eliminato del tutto, ma viene limitato, oppure le mail segnalate finiscono direttamente nella cartella spam così non ci disturbano. Questo sistema con i cypherpunk non funzionava, perché per garantire la loro privacy usavano mail anonime o usa e getta e quindi il sistema a liste era poco efficace. Così Adam Back crea un sistema attraverso il quale per poter mandare una mail era necessario far svolgere del lavoro al computer. Praticamente bisognava fare l'hash del messaggio e poi inviarlo. Il ricevente poteva settare la difficoltà del lavoro per decidere se ricevere più o meno mail. Ve lo spiego con un esempio così è un po' più chiaro. Io devo mandare un messaggio ad Adam. Adam sul suo client, sul suo programma per ricevere le mail, ha settato un livello di difficoltà molto basso. In questo caso l'hash del messaggio che riceve deve iniziare con 0. Io con il mio client scrivo il messaggio con la data di oggi e faccio l'hash. Il client inizierà a fare diversi tentativi e a svolgere del lavoro. Se l'hash inizia con 0, io posso inviare il messaggio e lui lo potrà leggere. Se l'hash non inizia con 0, io dovrò aggiungere un numero e rifare l'hash. Quando questo inizierà con 0, allora potrò inviare il messaggio. In questo caso Adam ha un livello di difficoltà molto basso, quindi riceverà tante email. Se vuole ricevere meno mail, alzerà il livello e magari richiedendo che l'hash inizi con 2 zeri prima di poterlo inviare. In questo modo lo spam viene fortemente limitato, se non eliminato del tutto, perché per fare l'hash è necessario che il computer svolga del lavoro computazionale. E se io devo mandare 10.000 mail tutte uguali a indirizzi a caso, non posso pensare di farlo se ci sono in ballo queste funzioni. Chi già conosce le basi di Bitcoin avrà notato qualche somiglianza. Per chi non ne sa nulla, invece vi faccio uno spoiler. Questa è una prova di lavoro, la Proof of Work, presente in Bitcoin per poter validare i blocchi. Adam Back e Hashcash infatti sono stati citati nel white paper di Satoshi Nakamoto come base per la creazione di Bitcoin. Sempre nel 1997 un cypherpunk di nome Nick Szabo anticipa di qualche annetto Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum per chi non lo sapesse, parlando per la prima volta di smart contract e sostenendo che non solo si può transare valore da una chiave pubblica a un'altra come faceva DigiCash, ma si possono anche inserire delle condizioni, come per esempio pagare a 2 chiavi differenti. Insomma, parlando di smart contract, Szabo descrive i contratti multifirme che vedremo su Bitcoin, oppure i canali Lightning Network, anche loro sono sostanzialmente degli smart contract. Tutto questo viene descritto nel paper Formalizing and Securing Relationship on Public Networks. Nel 1998 sempre Szabo riprende DigiCash, ma lo rende potenzialmente decentralizzato e lo chiama BitGold. Nel 98 lo teorizza, ma lo renderà pubblico soltanto nel 2005. BitGold è la versione più vicina a Bitcoin. Nel mentre un altro cypherpunk di nome Weidai presenta B-Money, un sistema di trasferimento dati tra 2 chiavi come DigiCash, ma con l'aggiunta di Hashcash di Adam Back. In sostanza, prima di poter propagare una transazione dovevi far svolgere un po' di lavoro al tuo computer, in modo tale da certificare la creazione di questo assegno digitale e poterlo scambiare con altre chiavi pubbliche. Utilizzando questo sistema si aveva più decentralizzazione, ma rimaneva sempre un problema che né Szabo né Dai riuscirono a risolvere, ovvero il double spending, la doppia spesa.
Come fa chi riceve un assegno digitale a sapere che il mittente non ha inviato lo stesso assegno anche a un'altra persona? Con i sistemi centralizzati il problema non si poneva, perché era il server centrale a gestire le transazioni e la loro cronologia. Ma quando si cerca di distribuire i nodi, bisogna trovare una soluzione alternativa. WeiDai ipotizza un sistema di voto attraverso il quale i nodi possono votare per stabilire l'ordine cronologico delle transazioni. Ma non tutti i voti hanno lo stesso peso. Per avere più potere decisionale è necessario mettere a garanzia i propri assegni digitali. Più assegni vincoli, maggiore sarà il tuo potere di voto e, se sbagli la votazione, avrai delle penalità. Questo metodo però portava con sé diverse problematiche di centralizzazione e di vulnerabilità del sistema, perché creava un sistema circolare che portava chi aveva vincolato più assegni ad avere sempre più potere decisionale. Questa teoria fu discussa dalla community, ma poi fu abbandonata definitivamente. Questo meccanismo lo ritroveremo più avanti con il nome di Proof of Stake, che non c'entra niente con Bitcoin. Il problema del double spending rimase irrisolto fino al 2008, quando Satoshi Nakamoto pubblicò il suo paper. Nel 1998 abbiamo due eventi. Il primo è la creazione del Liberty Dollar, che ha poco di digitale, ma sostanzialmente un tizio iniziò a fare concorrenza al dollaro coniando delle sue monete di oro e di argento e iniziando a farle circolare. Purtroppo per lui non finì bene perché nel 2009 fu arrestato. La seconda invece è che Peter Thiel invece crea Coinfinity, un sistema di pagamento per e-commerce. In questo caso non ci interessa tanto la moneta, ma l'idea che c'era dietro. Thiel immaginava un mondo in cui nella vita di tutti i giorni si utilizzavano le valute correnti, ma su internet questo spazio senza confini, senza regole e senza identità veniva utilizzata una sola valuta, Coinfinity appunto. Chiudiamo questa decade con la profezia di Milton Friedman. Friedman sostiene che internet sarà fondamentale per ridurre il potere dei governi nei confronti delle persone, ma che l'unica cosa che manca, e che secondo lui presto sarà inventata, è la creazione di una moneta digitale con cui si potrà scambiare fondi senza conoscersi. Bene, siamo arrivati alla fine degli anni 90, manca poco ragazzi. Questa decade è stata piena di fermento e quindi non potevamo non parlarne. Vi ricordo che Bitcoin è l'insieme di tutte queste prove e di questi fallimenti. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video. Potrete immaginare già quale decennio tratteremo. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!